Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come installare due tipi di sicurezza diverse a una finestra e a una porta finestra. Sono entrambi intercambiabili, si possono installare sia per una delle due cose, sia per la finestra che la porta finestra. Andiamo a vederle insieme. Oggi vediamo questo Double XL tedesco che serve per rinforzare la chiusura delle finestre o delle porte. Andiamo a vedere com'è, come si installa, e lo scopriremo solo vivendo, quindi seguitemi in questo video. Allora, intanto apriamo la confezione. Ci sono i tappi a pressione, no, ci sono le viti, scusate, e quindi è già qualcosa. E poi tutto quello che va assemblato e montato. Pignoni, immagino, andranno questi qua, che vanno poi a inserirsi in questo una volta che lui chiude, per fare la serratura, il quale a sua volta è inserito qua dentro, dove noi possiamo farlo scorrere alto o basso a secondo di dove andrà posizionato. Perfetto. A parte di qua abbiamo l'altro blocco, sempre tedesco, per le finestre, perché io ho una porta finestra e ho una finestra. Teoricamente, adesso senza tutti i suoi accessori, funziona in questa maniera. Il blocco va fissato sotto, in questo caso il blocco va fissato sotto e si mette là questo accessorio, si infila dentro, insomma, e tiene bloccata la finestra lì così. Si può metterlo, è nato anche per essere messo qua così. Come potete vedere, questo accessorio qua andrebbe messo sui lati dell'anta, in modo da impedire l'apertura dell'anta. Avendo però io doppie finestre, non posso metterlo nell'angolo là, quindi lo metto sotto, lo faccio lavorare in maniera diversa, ma sempre efficace. Allora, ho preso, vedete, fatto il segno dei 3 fori, mettendolo in posizione, e quindi adesso lì andrò a fare dei piccoli fori per invitare le viti, visto che qua è legno profondo. Facciamo fare l'invito. Vedere adesso la finestra è aperta e non si apre perché tanto abbiamo messo il nostro cosino, eccolo lì. Vediamo se riesco a fare, abbiate pazienza che blocco la tenda qua. Allora, il meccanismo praticamente lo faccio funzionare in questa maniera. Vedete, ho fissato il suo blocco, lui si inserisce, e una volta inserito, se anche voi aprite la finestra, non riescono ad aprire. È ovviamente una deterrenza in più. L'anti-intrusione sicuro al 100% non esiste, soprattutto su finestre così grandi, però basta metterne, volendo ne metterò un altro anche qua, e devono veramente spaccare la finestra per entrare. Nel caso voi lo montiate invece che qua a muro, nell'angolo là così, oppure come abbiamo visto in un angolo qua così, dovete mettere al suo interno questa molla, che è molto semplice, che serve perché non scivoli in fuori o in dentro la barretta in metallo. Nel mio caso non serve assolutamente, perché verrebbe sparata fuori dalla parte di lì. Ho applicato la placchetta ed ora eccolo lì l'inserimento. Buona sicurezza a tutti, funziona perfettamente. Quindi oltre alla serratura c'è anche questo blocca finestra. L'unico problema è che non c'è un posto dove appoggiare la barretta una volta tolta, quindi la dovete lasciare per forza sul davanzale interno. Oddio. No. Ripeti! Così, brava. Merci.
perfetto, tiriamo via. Quell'altro pezzo, vedete, dopo aver preso le misure, aver fatto gli inviti per le viti, adesso ho vito la prima parte del blocco, quella dove c'è il perno. Intanto vedete, dopo vedete il resto, eccolo lì. Visto lo spessore dei due legni, qual è la vite come lunghezza che può andare bene senza passare oltre la battuta. Una volta fissato il nostro blocco, inseriremo la slitta del perno di fermo, che poi ovviamente sarà fermato dai perni, ma noi dobbiamo vedere a che altezza metterlo. Come facciamo? All'esatta altezza dove mettere il fermo, che noi possiamo ovviamente mettere a altezze diverse secondo se dietro c'è qualcosa che impedisce il giusto posizionamento delle viti. Vedete che però non è proprio perfetto come altezza, quindi noi dovremo mettere sotto il fermo uno spessore. Noi abbiamo vari tipi di spessori, quindi andiamo a vedere quello che ci va meglio da posizionare dietro al nostro fermo. Per dare il blocco all'altezza desiderata, noi dobbiamo inserire questi blocca di plastica che vanno schiacciati a pressione. Adesso lo tiene fermo in posizione e mi permetterà di capire a che altezza mettere poi il fermo, cioè questo qua, a che altezza praticamente posizionarlo. In caso, tra le varie misure ho scelto lo spessore da 4 mm, così che l'imbocco sia più corretto possibile come altezza. Forse ci sarebbe voluto un 3 mm, sarebbe stato l'ideale, ma non c'è. Vedete che sono un po' contro luce, però è montato e quindi questi poi si chiudono e trattengono la porta. Se dovete poi inserire la vite, magari qualcuno vuole iniziare a bloccare queste viti qua e non riesce, qua c'è una mollettina che voi dovete tirare per estrarre il perno. Si tira in questo senso e il perno fuori esce, eccolo lì, vedete? Il perno fuori esce, altrimenti una volta inserito non riuscite poi a tirarlo fuori. Faccio vedere il meccanismo, peccato che siamo proprio contro luce, ma d'altro canto è una porta finestra. Una volta che voi chiudete la porta, quindi l'ho chiusa anche con la sua serratura, eccolo lì, e poi se provate ad aprire non si apre perché è chiuso lì. Adesso mettiamo le sue coperture che ci sono ai fine del lavoro. Terminato il fissaggio delle viti, inseriamo la placchetta di copertura che va inserita a pressione. Il nostro lavoro terminato. Vediamo se riusciamo a metterci fuori dal controllo della luce. Vedete che adesso la serratura è aperta della finestra, ma la finestra non si apre. Apriamo i perni e la porta finestra si apre. Eccola lì. Forse così c'è meno luce, si riesce a vedere meglio, cioè meno controluce, si riesce a vedere meglio il lavoro effettuato. Quindi voi chiudete la porta finestra con la serratura e poi inserite i due perni. Qualora i ladri riuscissero a forzare la serratura, c'era questa ulteriore da forzare. Eccola lì. Vi torni utile anche per la vostra casetta. Eventualmente vi metto il link qua in descrizione dove trovare questi due prodotti, ovviamente nel mio caso su Amazon. Comunque voi nei link in descrizione c'è sempre la mia vetrina Amazon, che non è altro che i prodotti che io utilizzo per me e i link dove voi eventualmente potete trovarli. Insomma, tutto lì, non c'è niente di nascosto, segreto o guadagni per qualcuno, solo quelli che io utilizzo per me, che trovo che siano utili, ve li metto lì. In questo caso queste sono le sicure, due tipi di sicure diverse,
facili da installare. La prima è ancora più facile da installare perché consiste nel fissare solo il blocco e poi si mette la sbarretta e si leva. Questa ovviamente ha le due parti da installare, quindi devono essere come dire, in equilibrio, altrimenti i due perni in parallelo, altrimenti i due perni non entrano, però insomma con appena un attimino di attenzione si riesce tranquillamente. A tutti voi un caro saluto, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social. Ciao a tutti dal Pirata, ciao da Ermanno, ciao!